come ti vesti quando devi andare ad un evento spirituale? Parliamo adesso di vestiti connessi alla spiritualità, ma ne parliamo andando come al solito a fondo, sempre per chi non ha paura di pensare fuori dagli schemi, che è lo scopo del mio canale, al quale ti consiglio di iscriverti e di attivare la campanella in maniera da essere aggiornata o aggiornato ogni volta che pubblico un nuovo video. Una volta una mia amica, una ovaiuta, preparata, brillante, eccetera, si era presentata a questo evento con uno dei suoi vestiti comodi preferiti e si è trovata in mezzo a tutta questa marea di gente vestita di bianco. E qualcuno gliel'ha fatto notare, si è avvicinata e, non conoscendola, nella mente di questa biancovestita è scattata l'idea che non l'ho mai vista, evidentemente è una novellina, guarda come sei conciata. Si vede, sai, che sei nuova perché sei l'unica a non esserti vestita di bianco, l'altra si è fatta risate sonore e questa è una cosa. Una delle altre cose che va più per la maggiore negli ambienti femminili, su cui ho fatto post di tutto e anche un video che parla in generale, che si chiama Il vero femminile, che ti suggerisco di recuperare, di vedere, e lo trovi in descrizione e anche qui sopra, perché spiega bene qual è la mia posizione senza, almeno credo, estremismi di sorta, anzi per restituire il potere alle donne. Ad ogni modo, si parla dei capelli lunghi, non tinti, e di questi gonnelloni che per le donne nei cerchi sarebbe praticamente un diktat, ovvero come osi non metterle? Le devi mettere perché senza di quelle non riesci a sentire il contatto con la terra. La terra, un essere che ha un diametro di 13.000 chilometri, pieno di vita dappertutto, che tu non riusciresti a sentire se non metti un determinato indumento. Aspetta, perché io le gonne le metto ancora, mi piacciono moltissimo e per anni ho messo solo quelle, per cui non sono una che è contraria, ci intendiamo su questo, non sto dicendo forzati, no. Segui questo video che ti dico dove voglio andare a parare. Guardiamo a questo argomento ponendoci delle domande. Le risposte le vediamo, però poniamocele queste domande. Poi ti assicuro che ti puoi vestire come vuoi, come continuerò a fare anch'io. Ma è veramente necessario avere quante e tutti quanti lo stesso abbigliamento, e perché? Qua si parla di un enorme senso di omologazione, se vogliamo, ed è proprio qui il punto. Ci sono dei vestiti universalmente più giusti? Perché io metto in discussione non il vestito in sé, attenzione, ma metto in discussione il credere obbligatorio e universale un determinato capo, perché se non sei così sei sbagliato o sbagliata. È il caso dell'abito bianco, stereotipo più stereotipo non potrebbe esserci nella spiritualità, ed è il caso, abbiamo visto, della gonna, ma è il caso anche di altre cose. Sicuramente abbiamo in giro per il mondo moltissime culture che hanno degli abiti tradizionali, quindi con un senso anche molto forte di connotazione estetica, posto che nemmeno loro sono perfettamente uguali, ma noi dobbiamo essere significative e significativi per quello che è la nostra cultura e il nostro mondo. Oggi questo è assolutamente un valore imprescindibile di tutto il mio lavoro, altrimenti o facciamo rievocazioni storiche o comunque ci forziamo in mondi che non esistono e che non portano risultati sulla nostra attualità. Quindi partiamo dal principio: perché dovremmo essere vestite tutte uguali? Allora, io ho riconosciuto un primo argomento che voglio sviscerare su questo video, che è quello della spiritualità dogmatica. Noi tutte e tutti, almeno che non ci sia qualche raro caso, qualche rara eccezione, però tendenzialmente proveniamo da un'educazione religiosa la cui religione è dogmatica, ok? Quindi noi abbiamo comunque questa idea
che le cose si debbano fare e si debbano fare nel modo in cui qualcuno ci direbbe. Su questo ti suggerisco di vedere il mio video che spiega immanenza, trascendenza e altri modi di concepire il sacro, perché vedrai che chiarificherà tutto, è molto pertinente. L'idea che le cose si debbano fare perché attengono tantissimo all'idea della trascendenza, ovvero che ci sia un essere o più esseri che dall'alto, lontano dalla creazione, sappiano tutta la verità, quindi la verità esiste, è una, anche se noi esseri umani non riusciamo a concepirla. E nemmeno questo è dato per scontato, lo spiego bene sul mio libro, che dovrebbe uscire presto, forse quando tu guardi questo video è già uscito, in tal caso trovi il link in descrizione. Diamo troppe cose per scontato, quindi se esiste una verità unica e quella verità ce l'ha Dio, gli dei, l'universo nella New Age, eccetera, noi dobbiamo fare come ci dice. L'universo, legge universale, deve essere così per tutti. Capiamo che questa rischia di essere una gabbia immensa perché taglia totalmente fuori il ruolo culturale e quindi anche del potere dell'essere umano e del potere di creare significati e utilizzare gli strumenti, che è precisamente invece quello che è il centro di tutto il mio lavoro nella spiritualità, come spiritualità radicata, ma anche come teosofia. Ecco allora che se noi abbiamo questo automatismo e magari semplicemente non abbiamo ancora avuto modo di pensarci, ecco perché faccio questo video, ci viene spontaneo pensare che dobbiamo avere il vestito giusto tutte quante e tutti quanti. Un altro tema necessario secondo me per affrontare l'argomento invece poi è questo, il bisogno di appartenenza. Attenzione che il bisogno di appartenenza non è solo sano, è imprescindibile, è nel nostro DNA. Noi siamo fatte e fatti per essere degli esseri che appartengono a uno o più gruppi, come nel caso della nostra società attuale, ok? Quindi non è sbagliato il bisogno in sé, solo che è la risposta al bisogno che io metto in discussione e che dovrebbe, a parer mio, tener conto di tutta un'altra serie di istanze, di valori, di modi che esistono già nella nostra cultura e che devono essere inglobati, perché altrimenti rendono tutte queste idee dell'abito unico come ridicole, non sostenibili. E qua si gioca quindi una battaglia su un'eterna dicotomia che è quella tra individualismo e comunitarismo, ovvero tra individuo e comunità. Se tu guardi il video più importante di tutti del mio canale, che è proprio quello che ti spiega come uscire da una logica dicotomica, duale, oppositiva, una cosa contro un'altra, per andare in una logica invece più multipolare e circolare, te lo linko in descrizione, te lo linko anche qui sopra, vedi che molte cose ti saranno molto più chiare. Guardalo adesso o dopo perché è fondamentale. Se vedrai quel video o l'hai già visto, capirai che la risposta non necessariamente è in una delle due, ok? Non dobbiamo né scendere troppo nel primato dell'individuo e né in quello della comunità, però. Cosa succede nel primato dell'individuo? Io sono al centro del mondo, mi metto al centro del mondo e tutto il resto non esiste. È un po' il problema del liberalismo economico che stiamo adesso vivendo come centro del capitalismo. E il comunitarismo è l'esatto opposto, mette la comunità al centro, annullando del tutto il bisogno dell'individuo. Noi dobbiamo trovare invece un equilibrio che riesca ad adempiere a entrambe le cose. Ecco perché faccio anche discorsi di questo tipo. Perché? Perché il comunitarismo, comunque il primato della comunità, annienta del tutto il potere della singola persona. Ed è un po' il mondo da cui stiamo uscendo, che poi economicamente ha risposto con un individualismo esasperato, ma non va bene neanche la risposta opposta. Potere e pienezza di sé è l'ultimo punto che ho scritto alla lavagna, che si connette con questo secondo punto. Questo perché?
Il principio è: siamo in questa società, siamo in un determinato mondo, con 8 miliardi di abitanti nel pianeta. Mai successa una cosa del genere ed è in crescita costante. Abbiamo dei problemi peculiari che sono problemi di quest'epoca. Noi a quest'epoca abbiamo bisogno di rispondere con un paradigma e un umanesimo in grado di farsi carico di questi problemi. Per fare questo serve il potere e la pienezza personale, perché 8 miliardi di persone non le controlli e devono imparare ad agire dalla consapevolezza e responsabilità del proprio potere. Ti ho riassunto in 30 secondi praticamente il nucleo centrale di tutto il mio lavoro. Quindi se ti piace iscriviti al canale e attiva le notifiche, che così ci vediamo anche al prossimo video e stiamo dentro in questa rivoluzione radicata. Detto questo, se io voglio lavorare, ok, a questo potere personale delle persone, l'ultima cosa che voglio fare è sul serio spingere a una omologazione dove spesso poi nella spiritualità attuale viene universalizzato, ovvero viene reso universale come se fosse una legge dell'universo, un'esperienza che magari invece è personale. Come ad esempio quella della gonna. Quella della gonna è una cosa vera in molte tradizioni. Molte tradizioni la utilizzano come strumento facilitante. Fermi là. Penso che la parola d'ordine sia esattamente questo: facilitante. Credo che noi dobbiamo rimanere lì. Possiamo proporci tutti gli strumenti che per noi sono facilitanti, che vogliamo, ma non per stilare nuovi dogmi, perché il dogma dice che la gonna la devi mettere perché altrimenti, e succede, e lo leggo e mi ci arrabbio pure, i pantaloni attiverebbero solo la tua energia maschile, che è una delle baggianate più terrificanti che ho letto, oppure che ti impedirebbero di sentire l'energia della terra, così come le tal tipo di scarpe piuttosto che le altre. Gente, io lavoro con la montagna. Quando vado in montagna potrei andare a piedi nudi, ok? Decido di non farlo per motivi anche di sicurezza e di una gamba che ho incidentata, uso i pantaloni e mai una volta tutto questo mio equipaggiamento è stato una diga che mi ha impedito di sentire estasi, energie e quant'altro. Mai! Ultimamente mi sono trovata a celebrare un matrimonio con una tuta con dei pantaloni. Se tu chiedi agli sposi, c'è anche il loro feedback sulla mia pagina Facebook Laura Ghianda Teasofia. Se guardi sulle recensioni troverai il loro feedback, leggilo e poi sappi che io ho celebrato quel matrimonio in pantaloni. Per cui non è così. E quindi noi dobbiamo andare, per essere significative in questa cultura, in una direzione di accettare le diversità e semmai di condivisioni di esperienze che però sono tali e non leggi universali. L'ho spiegato bene o lo riformulo? Posso spiegare a un'altra persona che io con quel determinato strumento ho avuto molta meno difficoltà e molta più facilità in qualcosa. Dopodiché l'altra persona potrebbe però scegliere un altro strumento per sé e questo va benissimo. Lo capiamo? Perché? Perché nessuno di noi viene più da un mondo tutto uguale, dalle stesse tradizioni spirituali, eccetera. Veniamo tutte da lidi differenti. Certo, c'è un'altra cosa, forse qui avrei dovuto aggiungere un altro punto, che è quello della ferita. Se noi cerchiamo legittimazione nell'altra che deve essere uguale a me o nell'altro che deve essere uguale a me, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo lavorare a quella ferita, perché non siamo abbastanza sicure e sicuri di noi stesse e di noi stessi e dei nostri strumenti da pretendere che l'altra ci faccia da specchio identico per riuscire a sentirci nel giusto? E qua si apre un'altra parte del mio lavoro. Noi possiamo accettare la diversità, però perché è difficile? Perché all'apparenza l'eguaglianza ci permette di non mettere in discussione, ma questo non ci fa crescere. Ovvero, torniamo all'energia della terra, una delle tante cose che va tanto in voga, no? Se tu pensi che la gonna sia uno strumento facilitante per sentire questa energia della terra,
Oh, saresti sciocca a non metterla, mettila! Poi ce n'è di meravigliose in giro, io ne ho di meravigliose, ok? Ma se trovi una persona che invece non ha questa esigenza e magari ne ha delle altre che tu non hai, questa persona che celebra coi pantaloni non sta dicendo che allora sei tu sbagliata, ok? Sta dicendo semplicemente che non è quella il bisogno che lei ha. E quindi si va dietro, si va alle fondamenta. Le fondamenta cos'è? Un'esperienza di percezione di qualcosa. Ecco allora che il grosso problema tipico delle spiritualità dogmatiche è che noi non andiamo a fondo di ciò che serve, noi rimaniamo su quel che si deve e invece no, dobbiamo invertire questa cosa e capire bene che cos'è e perché facciamo che cosa. Allora, la cosa comune è il percepire quel tipo di energia. Tu puoi avere una corsia preferenziale indossando la gonna, io posso non avere questo tipo di esigenza e sentire perfettamente tutto anche con questi pantaloncini che sto indossando in questo momento e che tu non vedi perché l'inquadratura è troppo alta. Però potrebbe benissimo essere che io possa avere bisogno di uno strumento facilitante in qualcosa dove per te invece è tutto molto più liscio. Per esempio, io ho bisogno di molto tempo di preparazione per gli embodiment e per gli oracoli, dove magari una persona ci riesce molto più velocemente. Io come strumento mio di preparazione ho le mie percussioni, un certo tipo di respirazione, eccetera, eccetera. Per un'altra persona è qualcos'altro ed è magari anche molto più veloce. Però allora cosa faccio? Riconosco che è la mia esperienza, il mio modo e non lo universalizzo. A un'altra persona che è in difficoltà posso dire: io mi trovo bene con questo strumento, prova e spazia. Tutto questo per dire, siamo in un'epoca in cui siamo un po' come degli adolescenti. Dobbiamo darci il permesso di sperimentare, perché veniamo da un'epoca che il nostro potere l'ha distrutto, l'ha annientato. Perché? Perché il controllo gerarchico consente con pochissimo dispendio di energia di avere delle persone che agiscono nel modo che tu desideri, ma che per farlo devono rinunciare a delle parti di sé. Ora che dobbiamo invertire questa cosa, la dobbiamo invertire su tutti i piani, anche su quello spirituale e anche su quello rituale. Per cui dobbiamo favorire l'esplorazione, ma questo ci mette in crisi perché dobbiamo capire che cosa dobbiamo esplorare. Questo sarà, secondo me, il grande discrimine per la spiritualità del futuro, delle persone che restano a un livello superficiale, non perché sono delle brutte persone, ma perché sono state addestrate a quello, e quelli invece che hanno voglia di andare oltre, pensare fuori dagli schemi, come mi prometto di fare io, e capire il vero senso delle cose. Questo è il trucco. Quindi, il succo, e quindi cosa faccio? E quindi come ti vesti? Come diavolo vuoi tu? Allora, c'è un qualcosa di giusto nel poter usare tutte uno stesso vestito, ma viene dopo la conoscenza del potere di sé. Quando abbiamo un gruppo solido che ha una fortissima visione condivisa, che ha dei valori condivisi e che ha chiare tutte queste cose, ma soprattutto quando ha chiaro chi è se stesso o se stessa, possiamo anche paradossalmente mettere lo stesso capo d'abbigliamento o lo stesso colore, perché ci siamo messe d'accordo, però sapendo che cosa stiamo facendo. Non il contrario, che ci vestiamo tutti uguali e continuiamo a non sapere chi siamo, ok? È dal momento in cui incarno pienamente ciò che sono che posso anche permettermi l'omologazione. Se però faccio l'opposto, continuerò a rimanere lontano da ciò che sono, facendo vincere il comunitarismo sulla parte dell'individuo. Spero di essere stata chiara. Ti ricordo la mia newsletter, la trovi in descrizione, ti ricordo i miei social, trovi in descrizione anche quelli, e spero di trovarti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale. Ci vediamo al prossimo video!